Ciao a tutti abitanti di Aionios, oggi vi andrò ad illustrare il complesso combat system del nuovissimo Fire Emblem Engage, dalle basi fino alle tecniche più avanzate. Da premettere che in questo video andrò ad utilizzare solamente i personaggi appartenenti ai primi capitoli del gioco, quindi non saranno presenti spoiler in alcun modo né sui capitoli intermedi né su quelli finali, e potete vederlo tranquillamente. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace se gradite questo tipo di contenuti, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, iniziamo dalle basi. In Fire Emblem esiste il cosiddetto triangolo delle armi. Come vedete, in alto a sinistra c'è un'icona romboidale colorata di un determinato colore che può assumere tre varianti: rosso, verde o blu, a rappresentare la spada, la lancia o l'ascia. Ed esiste un sistema triangolare del tipo sasso carta forbice dove ogni arma ha un vantaggio contro un'altra arma ed uno svantaggio contro un'altra ancora. In particolare la spada batte l'ascia batte la lancia batte la spada. Quindi cosa significa questo? Il nostro protagonista, ad esempio, come vedete in alto a sinistra, ha un'icona romboidale rossa con l'icona della spada. Questo significa che è in vantaggio contro tutti i nemici utilizzino un'ascia, ma in svantaggio contro tutti i nemici utilizzino una lancia. Un altro elemento fondamentale da approfondire sono le varie statistiche dei personaggi, che in questo gioco parte di queste statistiche vengono messe anche in luce nella parte bassa dello schermo. Come potete vedere, premendo il tasto X si apriranno dei sottomenu che vi aiuteranno a comprendere le statistiche di base, quindi a valutare sul momento se le condizioni di un determinato scontro sono le migliori oppure no, se sono fattibili o meno. Quello che vi consiglio io non è utilizzare questo menu, che è molto sintetico e serve più che altro a dare una rapida occhiata, ma per la nostra analisi andremo ad analizzare il menu più dettagliato, che è quello ottenibile premendo il tasto meno. Se si preme il tasto meno si otterrà un menu molto più dettagliato del proprio personaggio. Quindi andiamo a vedere tutte le statistiche di Fire Emblem per aiutare a comprendere come funziona questo gioco. In alto possiamo vedere il nome del personaggio, in questo caso Aliar, separato dall'eco commerciale dal nome dell'emblema che stiamo utilizzando. In questo caso io sto utilizzando Lucina, più il loro legame. A cosa serve il legame? In pratica, aumentando questo legame si sbloccano dei bonus esclusivi come forza, abilità o quant'altro. L'importante è sapere che tenere questo legame al valore più alto possibile conferisce bonus maggiori, quindi sarà vostro dovere aumentarlo nel corso del tempo, avviando conversazioni con quello emblema o tramite numerosi modi che vi andrò ad illustrare in seguito, che sono presenti nel Somniel. Scendendo in basso c'è la classe del nostro personaggio, in questo caso Drago Divino, e più una breve descrizione. Poi ci sono i PS. I PS, se non conoscete gli RPG, rappresentano i punti salute, sarebbe la vita del personaggio. Quando scendono a zero il personaggio muore e si avrà il game over. Poi abbiamo la Costituzione, che è un determinato valore più che altro indicativo e rappresenta l'impedimento del rallentamento dell'unità. Che cosa significa questo? Questo è collegato con un altro valore, ossia questo, la velocità. La velocità perché è importante? Perché permette di effettuare un attacco doppio se questa supera di 5 quella del nemico, e la Costituzione è collegata proprio con la velocità, in quanto equipaggiando armi pesanti si va a ridurre la velocità, il che significa che si possono avere vari malus. Diminuendo la velocità sta a significare non solo che non potremo effettuare vari attacchi, ma che il nemico agirà più in fretta di noi. Quindi è fondamentale tenerla al valore più alto possibile, quindi equipaggiando armi leggere oppure utilizzando
determinate classi che prediligano questo valore della velocità. Sotto la Costituzione abbiamo i punti abilità, che questi serviranno poi nel Somniel per ereditare determinate abilità dagli emblemi. Ad esempio, in questo caso, Lucina avrà un tot di abilità e una volta ritornati nel Somniel io potrò decidere se ereditare parte di queste abilità spendendo un determinato numero di questi numeri che vedete a sinistra, ossia 2391. Di solito le abilità base dovrebbero costare intorno ai 100 punti abilità, arrivando fino addirittura a 500.000 per quelle più avanzate. Ad ogni modo, continuando, ci sono i parametri di lotta fondamentali durante le battaglie ed i parametri di base. Iniziamo dai parametri di base, che sarebbero quelli che contraddistinguono il personaggio stesso. Si parte con la forza, che determina proprio il danno causato dagli attacchi fisici. Cosa significa questo? Che maggiore è questo numero, più danni effettueremo. Magia sarebbe l'analogo della forza, solo abbinato agli attacchi magici. Quindi in questo caso con Aliar non ha effetto sulla spada, ma avrà effetto su altri personaggi che utilizzeranno attacchi magici, quindi che utilizzeranno come armi al posto della spada, dell'ascia, della lancia, i tomi magici ad esempio. La destrezza invece determina la probabilità di colpire e la frequenza dei colpi tripli. Se provenite da Xenoblade sapete benissimo cosa significa questo personaggio ed è fondamentale tenerlo al valore massimo possibile, in quanto misserete meno colpi possibili. La velocità, come detto prima, è un elemento chiave in questo gioco, in quanto non solo permette di effettuare attacchi doppi, ma determina anche poi il valore della schivata. La schivata che cos'è? Sempre facendo riferimento a Xenoblade, il corrispettivo dell'agilità, ossia quella abilità di schivare i colpi nemici. E questo risulta fondamentale qualora vi scontriate sia contro i boss che hanno delle statistiche boostate, sia contro nemici con statistiche molto elevate. La difesa, invece, come dice stesso il nome, riduce il danno da attacchi fisici. La resistenza sarebbe il corrispettivo della difesa solo applicato agli attacchi magici. Poi abbiamo la fortuna. Chi proviene dalla serie di Mario e Luigi saprà certamente cosa significa e in questo gioco svolge un ruolo analogo. Infatti avrà vari effetti, tutti positivi ovviamente, tra i quali ridurre il rischio di colpi tripli nemici. In Fire Emblem i colpi tripli sono un incubo, in quanto possono rovesciare le sorti della battaglia in un attimo. Pure un nemico che è in svantaggio nel triangolo delle armi contro di voi, con il colpo triplo vi farà fuori in un istante, quindi è fondamentale evitare che ciò avvenga. Infine, il valore non ha nessun ruolo primario, è solo un valore indicativo che serve a stabilire la forza generale, la bontà generale di un personaggio. Infatti si ottiene come somma di tutti i parametri di base. Bene, questi erano, come detto, i parametri di base. Poi ci sono i parametri lotta, quelli che intervengono nelle battaglie, tra i quali l'attacco fisico, che sarebbe l'attacco dell'unità quando utilizzi un'arma fisica, come ad esempio una spada, un'ascia o una lancia. Il colpo, che sarebbe la destrezza della saga Xenoblade, ossia la probabilità che gli attacchi vadano a segno. La schivata, il corrispettivo dell'agilità, ossia la probabilità di schivare gli attacchi. Il triplo, a nostra volta avremo una possibilità di effettuare colpi tripli ai nemici, che a differenza di tutti gli altri giochi dove hanno un moltiplicatore minimale come 1.2 o al massimo si arriva a un per 2, in questo gioco, come dice stesso il nome, i colpi critici hanno un moltiplicatore per 3, quindi è fondamentale in questo gioco avere il valore più alto possibile. E infine l'elusione. L'elusione determina la probabilità di eludere un colpo triplo. Bene, queste erano le principali statistiche di base. A destra vedrete le abilità, che sono divise in set da 2. Adesso vi spiego cosa simboleggiano. La prima sarebbe l'abilità del personaggio, conferita dalla classe alla quale appartiene. In particolare queste due sono conferite appunto dalla classe Drago Divino.
e gli effetti di queste abilità le potete leggere sotto il nome della classe stessa, sia ispirazione divina che spirito divino. Poi avremo questi due set che vedete vuoti, perché queste sono le abilità che si ereditano dagli emblemi. Come ereditare le abilità basterà semplicemente entrare nel Somniel, entrare nella sala degli emblemi e spendere i propri punti abilità per ereditare appunto queste abilità. In questo caso ne avete a disposizione 2 slot. Poi avremo un altro set da 2 abilità conferito dall'emblema che avremo equipaggiato in quel momento. In particolare, Lucina, in questo caso è il nostro emblema, ci conferirà 2 abilità, doppio colpo e doppio aiuto. Gli ultimi 2 non sono propriamente delle abilità, ma sono degli attacchi, potremmo dire, che si otterranno quando il nostro personaggio si fonderà, come dice stesso il titolo del gioco, Engage, con il rispettivo emblema. In questo caso, fondendomi con Lucina, otterremo come poteri da utilizzare sia legame di scudo che tutti per uno. Una volta analizzata la teoria, andiamo a fare una dimostrazione pratica. Ad esempio, in questo caso andiamo ad attaccare il brigante che appartiene alla classe Gran Sacerdote. Di solito coloro che utilizzano i tomi, come questo è il caso, hanno un super vantaggio contro le unità corazzate, quindi quelli dotate di armatura pesante. Ok, proviamo a terminare il turno per vedere come funziona effettivamente l'engage. Per terminare il turno senza muovere tutti i personaggi vi basterà premere il tasto più e scendere fino a termina turno. In questo momento partirà il turno dei nemici che attaccheranno. Bene, il turno del nemico si è concluso e adesso tocca di nuovo a noi. Come vi volevo mostrare prima, in questo caso la classe Gran Sacerdote, ma in generale tutti i curatori, hanno una bassissima, per non dire nulla, difesa fisica. Quindi colpendolo con un forte attaccante, come questo è il caso, Aliar, che direi è il più forte in assoluto, dovremo one-shottarlo, e infatti è questo il caso. Tuttavia vi volevo mostrare questo fenomeno dell'engage, che significa letteralmente in italiano unione. Adesso noi siamo abbinati a Lucina, come vedete a schermo non siamo solo noi a muoverci, ma si muove anche Lucina, il nostro emblema. Bene, fin quando lei sarà con noi avremo dei bonus a statistiche, tuttavia potremo decidere anche di fonderci completamente con lei, premendo il tasto A, scegliendo unione e premendo nuovamente il tasto A. Come vedete sotto, oltre a mostrarvi gli effetti ottenibili, cambierà anche il tipo di arma messa a disposizione, in questo caso spadino nobile, che non è ottenibile in altri modi. Bene, ci siamo fusi con lei. E adesso possiamo sia attaccarlo, soprattutto utilizzando questa nuova spada che vedete. Voi potete cambiare spade premendo i tasti R ed L, sia utilizzare non l'attacco normale, questo che vedete, ma gli attacchi speciali. Gli attacchi speciali sono quelli che si trovano in alto e colorati di blu. In questo caso Lucina mette a disposizione come attacco speciale tutti per uno. In questo caso è praticamente inutile perché non ho alleati adiacenti, però in generale è un'abilità molto forte. In questo caso andiamola a colpire con un attacco normale, con lo spadino ad esempio, e vedremo che one-shotta il nemico. Questo è il contrattacco, lui ha schivato perché evidentemente è dovuto alla nostra velocità di schivata elevata. Ok, proviamo a terminare di nuovo il turno perché voglio farvi vedere il triangolo delle armi. Non fa niente che forse morirà qualcuno in questo turno, ma è solo... Ok, infatti, era solo per farvi vedere il triangolo delle armi in azione su Aliar. Ok, questo non morirà mai perché lui è un tank, significa che è un personaggio con difese altissime. Certo, se lo attaccheranno tutti forse morirà anche lui, però questo è un dettaglio. Lei invece è un cavaliere Pegaso che spicca per avere difese molto basse, sono delle classi molto delicate da usare, quindi fate sempre attenzione quando le usate. Adesso io lo sto facendo solamente per terminare il turno veloce. Tra l'altro potete premere 2 volte il tasto più e ve lo farà skippare completamente. Ora, in questo caso
No, Aliar ha già sconfitto automaticamente. Vi ricordate qui c'era una classe che utilizzava l'ascia. E quando skippate il turno in pratica ha attaccato Aliar. Adesso forse posso farvelo pure vedere con la nuova aggiunta. Anzi, nuova no, perché esisteva anche in Triausis. Che possiamo riavvolgere il tempo. E devo trovare il momento in cui ha attaccato quello con la classe con l'ascia per farvi vedere quanto Aliar era avvantaggiato. Ecco, credo sia questo il momento. Forse eccolo qui. È questo il momento in cui la classe con l'ascia attacca Aliar che è dotato di spada. Ma dal triangolo delle armi sappiamo che la spada è avvantaggiata sull'ascia. Ecco. Infatti guardate che danno. Proprio dovuto sia al fatto, a parte il fatto che è abbinata con Lucini in questo momento, quindi è più OP del solito, ma è dovuto soprattutto al vantaggio nel triangolo delle armi. Quindi diciamo la prima cosa che dovete imparare è questi vantaggi e svantaggi che le armi hanno a vicenda. Anche perché in questo nuovo gioco è stata aggiunta l'effetto breccia. L'effetto breccia si verifica quando voi colpite un nemico sul quale siete in vantaggio sul triangolo delle armi. Ad esempio, se colpiamo con Aliar che è di classe spada, cioè non di classe che utilizza come arma la spada, se attacchiamo un nemico che utilizza l'ascia, non solo avremo un vantaggio tradizionale nel triangolo delle armi, ma in questo nuovo gioco potremo avere anche l'effetto breccia sul nemico. In cosa consiste? Che il nemico non potrà contrattaccare. E questo risulta fondamentale soprattutto nelle più alte difficoltà del gioco, tra cui folle, in quanto si possono, nei vecchi giochi eravate costretti a prendere danno dagli contrattacchi nemici, era inevitabile, non lo potevate evitare. In questo gioco teoricamente voi potete uscire illesi da ogni battaglia, soprattutto se applicate l'effetto breccia su ogni nemico. Perché questo? Perché l'effetto breccia non solo colpite il nemico, ma eviterà che quest'ultimo attacchi voi. Bene, queste erano le fondamenta da sapere sul gioco, in particolar modo è imprescindibile conoscere il triangolo delle armi, cioè la spada batte l'ascia batte la lancia e la lancia batte la spada. Una volta padroneggiata questa meccanica di gioco fondamentale riuscirete ad arrivare tranquillamente fino ai capitoli finali del gioco, soprattutto se è il vostro primo Fire Emblem. Se avete altre domande fatele pure qui sotto nei commenti e non dimenticate di seguirmi su tutti i miei social per non perdervi le ultime novità sia su Fire Emblem che il mondo Nintendo in generale. Per oggi era tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!